Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione sui ruoli di amministrazione di uso più comune in cui andremo a vedere l'amministratore di fatturazione. E lo dice la locuzione stessa, si tratterà di una figura che avrà il compito di seguire tutta una serie di aspetti legati a questo argomento, quindi l'acquisto di servizi, la gestione delle licenze, le fatture, i pagamenti, le modalità di pagamento, quindi l'appoggio dei pagamenti sul conto corrente bancario dell'azienda, sulle carte, su PayPal. Ovviamente mensilmente riceverà da Microsoft le notifiche relative alla fatturazione. E come vedremo in una lezione successiva, di default amministratore di fatturazione sarà anche l'amministratore di Fabric, ma lo vedremo appunto in quella sede. Come vedi, qui c'è questa freccia che inibisce tutte le azioni che si possono compiere sotto, quindi l'amministratore di fatturazione, almeno che non abbia oltre questo anche altri ruoli più importanti che gli conferiscono il potere di fare anche altre cose, tutte queste cose che vedi qua sotto legate a queste icone gli sono precluse, quindi non potrà aprire un team, non potrà aprire un sito SharePoint, non potrà costituire un gruppo Office 365. Inutile dilungarsi, lui può solo occuparsi della fatturazione. Quindi può, rifacendosi ai tre concetti che abbiamo puntualizzato qualche lezione fa, l'operatività ce l'ha, quindi può acquistare, gestire, pagare, ma non può creare, quindi non può creare un sito SharePoint, non può creare un team, non può creare un piano di planner, non può ovviamente condividere nulla all'interno dell'account Office 365. Detto questo, andiamo a vedere quali sono i suoi ruoli in senso stretto. Qui, oltre agli utenti, ai team e ai gruppi che abbiamo visto nella sezione dedicata all'amministrazione in senso stretto, ci sono anche tutti gli altri ruoli di amministrazione. Poi qui potremmo ancora espandere, lo faremo quando ci occuperemo degli altri ruoli. Per il momento ci occupiamo di quello dell'amministratore di fatturazione. Ho espanso già il menu e qui ci sono tutte le voci. Vediamo la prima, acquisto di servizi, quindi da questo ambiente si acquistano servizi, si rinnovano licenze, si acquistano ulteriori licenze, si vanno a espandere le licenze per acquistarne delle altre con maggiori funzionalità. Qui ci sono i prodotti che sono legati a questo account. Io ho Microsoft 365 Business Standard e anche poi c'è compreso Power Automate. E poi le licenze che sono un sinonimo dei prodotti. Ovviamente io avrò la licenza di cui ho parlato poco fa. Qui abbiamo le fatture e i pagamenti. Qui vedremo le fatture e i pagamenti degli ultimi 3 mesi. Questo è l'account di fatturazione dove ci sono i miei dati essenziali per quanto riguarda la fatturazione che è legata a questo account, quindi l'ho chiamata servizi e consulente, io abito a Firenze, eccetera. Le modalità di pagamento, queste sono le carte su cui appoggio il pagamento e poi le notifiche sulla fatturazione, questo è il centro notifiche. Ma andiamo qua giù in fondo perché qui c'è il punto essenziale della figura dell'amministratore di fatturazione, cioè come si diventa amministratori di fatturazione. Ci sono vari modi, io posso andare per esempio ad assegnare tra gli utenti attivi il ruolo di amministratore di fatturazione a questa persona, quindi io clicco qui, mi si apre la scheda di questa persona, vado in gestisci ruoli, questa persona per il momento non ha nessun ruolo di amministrazione, clicco su accesso all'interfaccia di amministrazione, cioè dico voglio dare un ruolo di amministrazione a questa persona e vado a cercare il ruolo di amministratore di fatturazione. Eccolo qua, quindi ci clicco e poi vado a salvare le modifiche, ora non le salvo, per assegnarle il ruolo di amministratore di fatturazione. Quindi torniamo indietro e vediamo che questo ruolo si può anche modificare, magari già c'è qualcuno che è amministratore di fatturazione e si può andare a dire voglio modificare le persone che hanno questo ruolo.
quindi qui ci sono le informazioni generali, cioè Microsoft mi ricorda stai attribuendo il ruolo di amministratore di fatturazione che può fare poi dentro l'account Office 365 tutte queste cose, quindi me le ricorda per farmi fare mente locale su quello che sto facendo. Poi da qui posso vedere a chi l'ho assegnato e io non l'ho assegnato a nessuno, ovviamente io che sono l'amministratore diciamo supremo di questo account ho anche il ruolo di amministratore di fatturazione, posso gestire tutti gli aspetti, però non l'ho assegnato a nessun altro, potrei andare ad aggiungere qualcuno tra queste persone e creare un amministratore di fatturazione. E poi da qui posso anche cambiare gli amministratori globali, ma ora poi non entriamo nell'argomento degli amministratori globali, argomento che tratteremo quando andremo ad occuparci di quella specifica figura di amministrazione. Quindi abbiamo visto l'amministratore di fatturazione e nelle prossime lezioni, punto per punto, andremo avanti sugli altri ruoli di amministrazione di uso più comune. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!